Porca puttana. Bene, siamo arrivati in pista. Video prova, andiamo in direzione gara a vedere di farci togliere sta penalità che a quanto pare non c'è. Prova video portata in direzione gara. Il sorpasso era effettivamente al limite, ma il sorpasso è avvenuto prima della bandiera gialla, quindi si parte in pole. Qui si è letteralmente lavorato tutta la notte sulla macchina di Luca. Che ora avete finito? Alle 3, alle 4 sono andati a dormire, alle 8 eravamo in pista. Bene. Comunque possiamo fare tutto il dissing che vogliamo, ma ieri lui ha avuto sfiga, bisogna ammetterlo. Guardate. Queste sono le sue candele cotte nel turno di qualifica. Cotte. Alla brace. Finite. È un peccato, sarebbe stato bello combattere armi alla pari, ma Ho 2 gare per rimontare. Con calma. è venuto a trovarci il signor Zizzania. Minimo 100 euro ci devi dare, Ma mi scusi. Allora, mi dicono che ci sia stata un po' di magheggi e Ma qui pazzesco. qualcuno riparte quinto. Ti racconto stamattina. Alle 6:30 ho iniziato a tossire. E inizio a infervorarmi. E inizio a sbuffare. Per farlo Io sentivo che si muoveva nel Quindi letto c'è infastidito, polemica no? fin da mattina A un proprio. certo punto Tossic capisce che sono infervorato e inizia a fare. Si schiariva la gola? Sì, Così. e poi così no. Io stavo impazzendo. Lui si riaddormenta, dorme fino alle 9, si sveglia, se ne va e io rincoglionito dalle 6 alle 9 non riuscito a dormire. E già siamo arrivati così. Ma io voglio capire Sì, com'è possibile aspetta, che sia si tornato sveglia, quinto. Ma dati alla mano arriva in direzione gara a far valere i poteri forti, perché ha subito detto che se non fosse stato come diceva lui, Dire cagato. la pubblicità non sarebbe stata così. Non sarebbe stata. Ai 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 ai. Poi per essere più sicuro ho fatto puntare una tanica di benzina che Così. da qualcuno che è stata messa nella mia macchina e in qualifica dopo un giro, Da lì chissà come poi- mai finito. Allora, questa è la campana di Salvador, io volevo sentire quella di Nasca io però a riguardo. La campana di Nasca dice semplicemente che Nasca parte in quinta posizione, nonché pole di categoria, e Luca parte così, 15esimo, nonché decimo di categoria. Ai 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 ai. Ok, basta scherzare, adesso si fa sul serio perché si parte in pole. In realtà partirò quinto in griglia perché, come ben sapete, ci sono 2 categorie, le PC15 e le PC010, e le prime 4 macchine sono PC15 che vanno più forte, quindi in griglia sarò quinto, dovrò cercare di partire bene e difendere la prima posizione. Ok, ci siamo, tutto pronto per gara 1. Il meteo per fortuna, almeno per gara 1, non dà pioggia, quindi sono tranquillo. L'unico vero grosso problema è la frizione. Infatti lo scorso weekend un ragazzo che ha provato la macchina l'ha bruciata completamente, quindi l'hanno sostituita. Il problema è che non è stata regolata bene e io ieri come un pirla mi sono dimenticato di segnalare il problema. Quindi partire sarà un incubo. Vi dico solo che nel giro d'ingresso non riuscivo a uscire dai box, spegnevo in continuazione la macchina. Che palle! Poi ho provato anche un paio di partenze, ma un vero disastro. Perché il problema è che non riesci a modularla. Appena inizi a mollare il piede, boom, attacca subito. Quindi dovrò partire di ignoranza. Full gas, mollo la frizione, ho ruote che slittano e spero di avere una buona trazione. E andiamo! Ok, sono primo di categoria. Davanti a me ho 3 PC15, che quindi non mi interessano, ma se riesco a passare la PC15 davanti, la metto tra me e il secondo, che è Azzori, e sicuramente mi può tornare comodo. Passato! Oh, cazzo,
sto in strada. Io non so cosa sia cambiato da ieri, perché il setup è identico, ma la macchina è totalmente inguidabile. Continua a partirmi dietro in qualunque punto della pista, non riesco minimamente a guidare, non riesco a frenare forte, non riesco a entrare forte. Vi giuro, non so cosa sia. O si è rotto qualcosa nella macchina, o sono cambiate le condizioni della pista. Fare 10 giri così sarà un incubo. Devo sicuramente spingere per tenere la prima posizione, ma devo stare attento perché se faccio un errore e finisco fuori partirò ultimo in gara 2, sarebbe un disastro. Niente ragazzi, 3 giri da incubo, sono completamente sulle uova, sto girando 2 secondi più piano che in qualifica e Azzori mi ha preso. Proviamo a stargli dietro e vediamo come guida. Guardate qua, guardate lui davanti, fermo, e io invece sono qua che remo come un disperato di traverso. Che almeno in curva 1 riesco ad andare forte. L'ho ripreso, ce l'ho. Ok, perdo clamorosamente in ingresso, percorrenza e uscita. Quindi l'unico punto in cui posso spingere di più è la staccata. Oh, oddio! Oddio, mi sono fatto tutta l'erba completamente di traverso, volante a pacco, non ce n'era più. Oddio, mi è andata bene che non mi sono girato e che non ho picchiato. Comunque niente, ormai Azzori l'ho perso. Ho capito che con questo setup è impossibile forzare ed è impossibile guidare. Ho capito che in generale la pista stamattina fa schifo e non ha grip, quindi bisogna mettere da parte l'orgoglio, tirare i remi in barca e tenere la posizione. Cazzo, ma perché mi devi tamponare in sta maniera? C'ho ste 2 PC15 che mi sono attaccate al sedere. Dovrei lasciarle passare perché tanto non sono in gara con loro, ma non so gli avversari dietro a che distanza sono, quindi non so cosa fare. Vai, passa, tanto ne hai di più. Oh, ma porca puttana! Ma allora sei... Ma perché mi devi spaccare la macchina in sta maniera? Ma mi spieghi a cosa serve? Siamo in curva, sei dietro, non c'è spazio. Ma che c***o serve colpirmi in quella maniera? Mi hai distrutto il diffusore e ti sei distrutto l'ala davanti. Con una botta del genere sulla ruota dietro mi spacchi in 2 l'asse.
e finiamo la gara tutti e due. Ma io dico, ma mi spiegate qual è il senso di una roba del genere? Ok, l'hai fatto una volta, hai sbagliato le misure, ma due? Fare una roba del genere non ha senso. Devo usare la testa perché così rischio di non finire la gara e non ha assolutamente senso. Quindi appena riesco, appena ho l'occasione lo lascio passare, vai. Passa. Io capisco gli incontati, gli incidenti di gara quando si sta tentando un sorpasso, ma una roba del genere cos'è? A cosa serve? È un dispetto? Lo fai apposta? Cioè, qual è il senso di una manovra del genere? Per 2 volte. Oddio, ma quello là davanti Azzori è finito in testa coda. Ce l'ho lì davanti a portata di tiro. Mancano 2 giri alla fine della gara e potrei vincere la corsa. Il problema è che non sto in strada e è rischioso spingere, l'avete visto prima cosa è successo. Ok, proviamo a spingere ma senza esagerare. Anche perché vedo che la macchina bianca che si diverte a tamponare ha preso Azzori, quindi magari... Ci ho provato ma era davvero inguidabile. Mi devo accontentare della seconda posizione che, viste le condizioni, va più che bene. Va bene così. Bravo Azzori, complimenti, oggi davvero era tosta. Oh, ma è vero che non si stava in strada? No. Non stava dritta! Bravo. Ma non c'era grip rispetto a ieri? No, zero proprio. Ah, mi sentivo rincoglionito io! No, no. Meno male! Dentro la marcia. Metti dentro la marcia. Ah, la marcia! Meno male che non ti sei insabbiato. Complimenti. Cazzo, quando ti ho visto girato ho detto dai che lo vengo a prendere, invece sei ripartito. T'ho detto male. Bravo, bravo. Grande. Ingestibile. Ingestibile. Ma è una roba, giravamo 2 secondi più grande. Ma poi come hai fatto a girarti? Di gas? No, è andata via da sola. Cioè, non l'ho proprio ripresa. Mamma mia che gara pazzesca. Io spero che dal video siate riusciti a capire quanto fosse impossibile guidare con questo assetto. Ed è stranissimo perché era uguale a ieri. Sicuramente lo dimostrano anche i tempi, dato che tutti hanno girato più lenti di ieri, la pista aveva poco grip. E questo evidentemente ha mandato in crisi un assetto che ieri magari non era perfetto, ma riuscivo a guidare. Nonostante il mio picnic e i continui tamponamenti inspiegabili di quello con la macchina bianca, sono riuscito comunque ad arrivare in fondo sano e salvo, portarmi a casa un secondo posto e vincere la sfida con Luca Salvadore. Devo comunque fare i miei complimenti a Luca perché nonostante abbia avuto di nuovo problemi al motore è riuscito a fare un garone pazzesco con delle battaglie incredibili. Pertanto vi invito ad andare sul suo canale e guardare il suo video in cui racconterà la sua gara dal punto di vista.
Ma la sfida non è ancora finita. C'è ancora gara 2. Luca partirà molto vicino a me e a quanto pare userà un'altra macchina che sicuramente ha il motore a posto. Inoltre è prevista pioggia. Potrebbe esserci un colpo di scena pazzesco, le carte in tavola potrebbero rimescolarsi e Luca potrebbe pareggiare i conti. Come andrà a finire gara 2? Lo scoprirete nel prossimo video.